Bentornati a tutti sul canale ragazzi, oggi proveremo la aspirapolvere della Roventa Cyclonic Silent Force, una delle ultime aspirapolveri della Roventa con il carrello a trascinamento. Abbiamo in confezione tantissimi accessori, adesso li vediamo più da vicino, ed è un aspirapolvere adatta a tantissime superfici, tra cui parquet, pavimenti, tappeti, divani, interni dell'auto, scrivanie, superfici varie. Adesso vediamo gli accessori, ma prima di questo vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando. Questo che vedete è il corpo centrale, ovvero il carrello, dove viene sprigionata la potenza per catturare l'aria e la polvere attraverso queste turbine che sono poste qui verso l'alto. Qui vi è l'innesto per il tubo. Questo è il cassettino nel quale viene riposta tutta la polvere e la sporcizia, e con il pulsante qui di attivazione si solleva il tappo, quindi è possibile svuotarla molto semplicemente. Non vi sono altri filtri, non bisogna comprare niente, non bisogna riempirla d'acqua, è già pronta all'uso e va bene così. Un'altra cosa interessante è che il cavo è arrotolato al suo interno e basta tirarlo per estrarlo, invece per rimetterlo a posto basta premere sul pulsante e il cavo viene arrotolato dentro. La comodità è che questo pulsante, come anche quello di accensione, che è questo, sono posti verso il basso e quindi è possibile accendere e spegnere il dispositivo semplicemente utilizzando anche i piedi senza doversi abbassare. Poi abbiamo il tubo flessibile, che è questo, con i vari innesti, e abbiamo anche una spazzolina qui che si può attivare o disattivare, ed è questa studiata per la pulizia sui mobili o sui divani, soprattutto quelli di pelle. E invece qui abbiamo l'intensificatore di potenza del risucchio selezionabile stesso con la mano. Secondo tubo, questo rigido e telescopico, molto resistente, e si può utilizzare a seconda della distanza che desideriamo, soprattutto per pulire nelle parti alte dei mobili. Questo tubicino flessibile semirigido, utilissimo per pulire nelle intercapedini o anche dietro i termosifoni, per esempio. È fatto in gomma ed è semirigido, quindi flessibile anche per pulire negli angoli più nascosti. Una delle prime spazzole è questa per pavimenti e parquet, con delle setole qui e qui. Spazzola principale, questa, per pulire su pavimenti, parquet e tappeti, e qui sempre con il piede si può selezionare sia il tappeto sia il parquet e verranno ritratte o usciranno queste spazzole ulteriori per magari evitare di fare troppo attrito sul tappeto e andare più lisci magari sul parquet. Spazzolina più piccola per tappeti e divani, ma anche per gli interni delle auto, piccolina per mobili, divani e magari anche tende. Prima di passare alla prova attiva di questa aspirapolvere vi dico che io ho casa realmente sporca e sono davvero fiero di questo, quindi rispetto ad altri youtuber io vi porterò una prova realistica relativa alla polvere che è presente in casa. Polvere come questa, sporcizia come questa, tracce di peli e capelli e sporcizia sul tappeto.
finalmente ho terminato le pulizie, alleluia. Dopo una settimana di accumulo di polvere e peli per tutta casa, finalmente sono riuscito a pulire. Ma veniamo al succo. Che cosa mi piace e che cosa non mi piace di questo aspirapolvere? Allora, tra i contro metterei questa che è la spazzola per il parquet e i tappeti, perché non so se avete notato nel video, nel fare avanti e indietro sul tappeto i peli e i capelli vengono trascinati e non sempre vengono attirati e incamerati subito, quindi c'è bisogno di fare più di una volta il passaggio, di sollevarla, abbassarlo, nonostante ci sia la possibilità sul manico qui di gestire l'intensità dell'aria. Quindi questa, diciamo, voto 6, sufficiente. Cosa che invece mi è piaciuto molto, oltre al fatto di poter accenderlo con il piede, al fatto di poter tirare il cavo, quindi si ritrae da solo, tra le cose positive, metterei anche questo spazza per i divani, le poltrone e magari anche gli interni dell'auto. Questa è una spazzolina che mi è piaciuta molto, la trovo molto funzionale e funziona bene. 7, voto 7. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è l'innovazione di inserimento di questa spazzolina stesso nel manico che all'occorrenza è subito a nostra disposizione per poter pulire sui mobili o nelle piccole intercapedini. Come avete visto, infatti l'ho utilizzata per pulire la tastiera al suo interno ed è uscita quasi nuova, cosa che non riuscivo a fare con le altre aspirapolveri. Quindi, in conclusione, a chi è rivolta questa aspirapolvere? Alle persone che non hanno un budget altissimo, ma che vogliono al tempo stesso un prodotto utile, funzionale e poliedrico, quindi che può essere applicato e utilizzato su più versanti, quindi un dispositivo all in one. Attualmente su Amazon costa 240 euro, 239,90 per l'esattezza, ma al checkout attualmente avete anche 16 euro ulteriori di sconto. Vi lascio il link in descrizione qualora voleste acquistarla. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Qualora così fosse, vi invito a lasciarmi un like qui, a iscrivervi al canale. A voi non costa niente e a me è di grande aiuto. Grazie e al prossimo video. Ciao!